Benvenuti sul canale di Europass. Io sono Maurizio e insieme voleremo nei cieli d'Italia alla scoperta dei più preziosi gioielli artistici del nord del nostro paese. Allacciatevi le cinture e partiamo insieme verso Torino alla scoperta della Mole Antonelliana. Oggi per il nostro viaggio andremo nell'Italia del nord, nel nord-ovest dell'Italia. Andremo in Piemonte. Piemonte è una bellissima regione, coronata dalle Alpi, dalle bellissime Alpi, Alpi che hanno anche il Monte Bianco, la più alta montagna d'Europa. Dunque sicuramente una regione paesaggisticamente molto bella. Ma il suo capoluogo, Torino, è veramente una città molto bella artisticamente. Pochi turisti purtroppo visitano Torino. Torino ha la reputazione di essere una città industriale, e questo è vero. Torino è la città della Fiat, è la città dell'industria automobilistica per eccellenza in Italia. La Fiat, voi sapete che non è solo proprietaria del marchio Fiat, ma anche di quello Lancia, della Alfa Romeo, della Ferrari. Anche la Ferrari fa parte della compagnia Fiat. Dunque indubbiamente un centro importantissimo per l'economia italiana e per l'industria. Ma Torino è anche una bellissima città d'arte, che forse non tutti sanno. Torino ha prima di tutto una urbanistica incredibile, molto particolare. Guardate che belle, tutte le sue strade rette e perpendicolari che formano proprio un reticolo razionale. La città è divisa in maniera molto razionale attraverso strade perpendicolari. Ricorda molto le città americane, ricorda moltissimo Manhattan, però è una città italiana di grandi dimensioni che ha una struttura così geometrica è rara da trovare. Anche perché Torino, pur essendo una città fondata dai Romani, non è mai stata una città troppo importante fino al 1600. Infatti nel 1600 la famiglia Savoia, che era la famiglia che governava politicamente il Piemonte, decide di creare una nuova capitale e di spostare a Torino la nuova capitale. Torino, che era una piccola città, quasi un villaggio, diventa la nuova capitale del Regno dei Savoia. Dunque, nel 1600 si comincia a pianificare la città con dei concetti nuovi, con dei concetti completamente moderni. E infatti l'urbanistica di Torino è un'urbanistica nuova, moderna, fatta di grandi spazi, grandi strade, grandi viali, grandi piazze, in modo che la città abbia un aspetto molto maestoso, monumentale, regale. Questo infatti era l'obiettivo della famiglia Savoia. Eccola qua. La pianta di Torino come fu progettata nel 1600 per creare questa nuova capitale per la famiglia Savoia. Dunque nel 1600 c'erano già idee innovative rispetto all'urbanistica delle città. Le città dovevano avere un aspetto ordinato, razionale, pulito, comodo, monumentale. E infatti Torino viene progettata con tutti questi principi ed ha anche una grande cerchia muraria ed un castello che però purtroppo oggi non esistono più. Però rimane questa struttura regolare, fatta di isolati quadrati o rettangolari, che fanno di Torino veramente un esempio di urbanistica barocca unica in Italia. Anche perché Torino è veramente una città del barocco. Spesso quando pensiamo al barocco in Italia ci viene in mente Roma, ci viene in mente Piazza San Pietro del Bernini, il Vaticano e tutti i palazzi del barocco romano. Ma in realtà un'altra città ricca di strutture e monumenti barocchi è proprio Torino. E qui andiamo nella sua piazza più famosa, piazza che contiene monumenti importanti della città,
come Palazzo Madama, come il Castello Reale, i giardini del Castello Reale. E qui si può vedere benissimo la grandezza delle piazze, queste vie così dritte, così lunghe e regolari. Guardate che belle questa urbanistica così razionale, le belle vie, le belle piazze di Torino. Guardate la sua struttura così regolare. E anche i suoi edifici di epoca barocca, che sono tantissimi e meravigliosi. Dunque è veramente una città interessante, tutta da scoprire e tutta da conoscere. Ma il monumento che io oggi voglio scoprire insieme a voi non è un monumento barocco, ma è un monumento molto più recente, costruito alla fine del 1800 ed è questo qua, la Mole Antonelliana. Questo edificio molto strano, dalla forma molto bizzarra, è veramente il simbolo di Torino. Questo monumento che svetta sui tetti della città, così alto, pensate che arriva quasi a 170 metri. Questo monumento è stato per 20 anni, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, l'edificio più alto del mondo. Si chiama mole che in italiano significa qualcosa di imponente, di grande, e infatti è veramente un grande edificio. Mole Antonelliana, dal nome del suo architetto, Alessandro Antonelli, che fu un ingegnere, un architetto della fine dell'Ottocento, molto interessante, molto originale. Lui era piemontese, era nato a Novara, vicino a Torino, e il suo stile si riconosce per questo eclettismo, cioè per aver saputo mixare insieme elementi di gusto classico con elementi di gusto gotico. Aver messo insieme questi due stili così diversi, il classicismo che è sempre stato uno stile equilibrato, tranquillo, con il gotico invece uno stile così estremo, così radicale nelle sue dimensioni, nella sua verticalità così assoluta. Ecco, lui mette insieme questi due elementi e crea questo edificio assolutamente originale. Come vedete è veramente una presenza forte all'interno dello skyline della città di Torino. Vedete, proprio emerge da tutti gli altri edifici in maniera proprio monumentale. Qui è molto bello questo punto di vista dove si vede proprio la mole sullo sfondo delle Alpi, le Alpi di cui vi parlavo prima, che fanno proprio da corona alla città e che in qualche modo diventano una cornice meravigliosa della città di Torino. Ma monumento così particolare e qui vediamo proprio le misure di questo edificio alto 168 metri e come vi avevo detto è stato per quasi 20 anni, a cavallo del 1800 e 1900, l'edificio più alto del mondo. Questo nasce appunto, ripeto, dalla fantasia di Alessandro Antonelli, ingegnere e architetto di Novara. Ecco qua, facciamo un attimo un salto nella città di Novara, perché qui possiamo vedere uno dei primi lavori di Antonelli, quello che è considerato un po' l'idea originale della mole antonelliana, quella che è la cupola di San Gaudenzio.
San Gaudenzio è la principale chiesa di Novara, una chiesa di origini tardo-rinascimentali, e nel 1800, alla metà del 1800, Antonelli progetta questa cupola. Questa cupola decisamente molto particolare, molto diversa dalle altre cupole esistenti in Italia. Più che una cupola sembra una torre cilindrica, formata proprio da un alto tamburo sostenuto da colonne di gusto classico, una cupola vera e propria e questa guglia neogotica altissima che fa anche di questo edificio uno degli edifici più alti d'Italia, che supera i 100 metri di altezza. Dunque questo in qualche modo, questo progetto è un po' il progenitore della cupola di Torino e qui già vediamo proprio gli elementi tipici di Antonelli, l'uso delle colonne di gusto classico, dei capitelli, ma anche questa incredibile guglia neogotica che si innesta su questa cupola. È effettivamente un progetto molto originale, che fece dell'Antonelli uno degli architetti più originali della sua epoca. Lui, Antonelli, essendo di religione ebraica, fu chiamato proprio dalla comunità ebraica di Torino a progettare la nuova sinagoga della città di Torino. E infatti la Mola Antonelliana nasce come la nuova sinagoga di Torino. Doveva essere una grandissima sinagoga, un edificio molto grande, doveva comprendere anche delle scuole, dei luoghi di incontro e non solo la sala di preghiera principale. Dunque la comunità ebraica torinese, una grande comunità molto ricca, chiama un suo componente, Alessandro Antonelli, a progettare la nuova sinagoga. Un progetto decisamente molto ambizioso, una sinagoga molto grande. E infatti questa forma, con questa base quadrata, era tipico delle sinagoghe che si costruivano in quel periodo. Infatti, eccola qua, vediamo la costruzione della sinagoga ancora non terminata. Infatti vedete c'è la base, c'è una parte della cupola, ma ancora qui non è stata completamente terminata. Vi dicevo, la base è quadrata e questo seguiva il modello di tante altre sinagoghe dell'epoca. Infatti se noi andiamo a vedere la sinagoga di Roma, quella che era la più importante sinagoga italiana, vedete che anche la sinagoga di Roma ha questa base quadrata e questa cupola. Vedete come anche quella di Torino in qualche modo le assomiglia. Dunque Antonelli segue un progetto abbastanza in linea con i gusti dell'epoca, però ci aggiunge tutta la sua originalità, mettendo insieme questa parte neoclassica con la parte neogotica. Però sappiamo che a un certo punto la comunità ebraica di Torino trovò questo progetto troppo costoso e decise allora di interrompere i lavori e di vendere l'edificio al comune di Torino. Dunque la comunità ebraica decise di non andare avanti, abbandonò il progetto e si costruì un'altra sinagoga di dimensione minore e più economica. Dunque questo edificio, iniziato e non finito, andò nelle proprietà del comune di Torino, che invece decise di concludere il progetto
di continuare a costruire secondo i progetti dell'Antonelli, e qui vediamo alcune antiche foto in cui si vede la cupola che è stata completata, quello che viene chiamato il tempietto in costruzione, eccolo qua, in attesa della costruzione della guglia. L'incredibile guglia neogotica che si erge altissima sulla città e che porta l'edificio all'altezza di quasi 170 metri. Vedete, questa vista dal basso ci fa capire l'originalità di questa costruzione, l'originalità di questo progetto. Se infatti noi ci spostiamo anche un po' sulla facciata, guardate la facciata, ecco. Qui si vede proprio il gusto neoclassico dell'edificio, il recupero degli stilemi dell'arte classica come le colonne, i capitelli, il timpano. Dunque qui ci troviamo proprio di fronte a un edificio neoclassico, però se poi guardiamo questa cupola che sembra quasi una piramide e questa incredibile guglia finale, abbiamo un senso un po' di spaesamento, perché veramente questo edificio è un po' un cortocircuito di tutti gli stili finora conosciuti e visti in Italia. Questo mix di culture diverse creano veramente un oggetto molto speciale, molto particolare. Un oggetto che è molto amato dai torinesi. I torinesi amano moltissimo la loro mole, amano moltissimo il loro edificio simbolo della città e lo utilizzano per tante cose. La mole antonelliana è sempre al centro di molte iniziative culturali, anche di divertimento della città di Torino. È veramente un po' il fulcro di tante attività torinesi. Qui la vediamo di notte con delle proiezioni di film sulla cupola, sulle facciate della cupola, che diventa come un gigantesco schermo cinematografico. Qui fra l'altro vediamo un bacio fra Sofia Loren e Mastroianni, due dei più famosi attori italiani. E non è un caso che sulla cupola della mole antonelliana si veda un fotogramma di un film, e poi vi spiegherò il perché. Eccoci. Oh, entriamo dentro. Entriamo in questo spazio incredibile. Uno spazio che non è poi particolarmente grande, non voglio dire che sia grande. La grandezza sta tutta nell'altezza. È un edificio veramente il cui interno è altissimo. È proprio una nelle dimensioni, in questa verticalità, è veramente una cattedrale gotica. Anche il soffitto con questo intreccio di archi dà proprio questo senso della decorazione gotica, ma è soprattutto l'altezza, questa grande altezza, questo spazio così verticale che in qualche modo ti aspira, ti risucchia verso l'alto, che è veramente molto particolare, molto diverso da altri spazi conosciuti. E all'interno di questo spazio incredibile c'è un museo molto interessante oggi. Appunto, vi dicevo prima, vi parlerò di quello che succede all'interno, che è legato anche alle proiezioni che abbiamo visto sulle facciate della cupola. Perché? Perché all'interno c'è un museo del cinema. Dunque non è un caso che sulla cupola vengano proiettati fotogrammi di un film, perché l'interno della mole antonelliana è il famoso e bellissimo Museo del Cinema di Torino. Dovete sapere che Torino è stata una delle città più importanti in Italia nel secolo scorso per la produzione di cinema.
Oggi quando pensiamo al cinema pensiamo sempre a Roma, ed è vero, Roma è stata ed è tuttora una città importante per il cinema, ma Torino anche all'inizio del Novecento, all'inizio del secolo scorso, è stata un'importante città per la produzione di film. E qui, giusto appunto, è stato realizzato questo museo. Un museo dove c'è tutto un corridoio che corre come una spirale all'interno e dove si legge, si vede lo svolgimento, la crescita e l'evoluzione del cinema dalle origini fino ai giorni nostri. Tra l'altro c'è, vedete, anche una sala interessante per poter assistere a, a film, video ed altro. Questo corridoio a spirale che cammina lungo le pareti dell'edificio e dove c'è veramente tutta la storia del cinema italiano dalle sue origini ai giorni nostri. È un museo molto originale, molto ben fatto, molto piacevole da vedere, che infatti è anche un museo molto popolare in Italia, molto amato dagli italiani che spesso vanno a Torino proprio per visitarlo. Ecco qui la sala dove comodamente si può vedere dei film e qui si trovano anche elementi scenografici di famosi film prodotti a Torino. Dunque vedete questo edificio da luogo di culto che avrebbe dovuto essere è diventato invece un luogo di cultura e di conoscenza. Ma rivolgiamo di nuovo gli occhi verso il soffitto, verso l'alto, e vediamo che c'è proprio un ascensore, c'è un bellissimo ascensore che corre proprio al centro di questo spazio incredibile ed è molto bello salire su questo ascensore e salire tutta questa altezza per poi arrivare al cosiddetto tempietto. Il tempietto che è proprio la terrazza che si trova in alto sulla cupola. Eccola qua, vedete? La cupola e il tempietto. Tempietto perché assomiglia a un tempio greco-romano, vedete in alto, il frontone, le colonne, i capitelli, tutti gli elementi tipici dell'architettura classica che vengono recuperati in questa terrazza, in realtà. Terrazza dalla quale si vede un bellissimo panorama della città. Se da un lato di Torino si vedono le montagne, dall'altro lato invece si vedono le colline. Torino è una città piuttosto grande, supera sicuramente il 1.000.000 di abitanti con la sua area urbana. E come vi ho già detto, è una città molto importante per l'industria automobilistica e per l'economia italiana. Ma nessuno pensa che invece è anche una città d'arte interessantissima. Eccole qua, vedete le bellissime le Alpi, le montagne che circondano Torino e che fanno veramente da cornice, da meravigliosa cornice naturale a questa città. Bellissima questa foto dove si vede proprio la cupola della Mole, il tempietto e le altissime montagne delle Alpi imbiancate sullo sfondo. Eccola qua, è sempre la Mole di notte in un'altra delle tante manifestazioni che coinvolgono questo monumento. Ripeto, è un monumento molto amato dai torinesi. I torinesi si identificano molto in questo edificio così originale, così imponente, così monumentale, che molto spesso è al centro delle iniziative e degli eventi culturali della città. È così famoso questo edificio, non solo a Torino, ma in Italia, che anche le monete dei 2 centesimi di euro hanno come decorazione la mole antoleniana, come qui vediamo. Ma eccoci qua. Un panorama generale del centro di Torino
le sue bellissime strade dritte, i suoi giardini, i suoi viali, le sue belle chiese barocche, i suoi palazzi barocchi, ma anche la sua, la sua mole, il suo edificio simbolo, il suo edificio così originale, ma anche così bello, così significativo, che è veramente il simbolo della città di Torino. Una città che consiglio a tutti di visitare, perché può essere una sorpresa veramente inaspettata. Vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di avervi interessato e vi saluto. Arrivederci.